Questo video è pensato per chi sta imparando l'italiano come lingua straniera e vuole imparare bene l'italiano. In questo video parlo di un errore che viene fatto piuttosto spesso dagli stranieri che studiano l'italiano. L'errore riguarda la parola molto, o più precisamente l'errore riguarda la confusione che viene fatta tra l'avverbio molto e l'aggettivo molto, molta, molti, molte. Guardando questo video imparerai ad usare la parola molto come un vero professionista. Ciao a tutti, io sono Luca e in questo video volevo parlare di un errore piuttosto comune che riguarda la parola molto. Vi faccio subito un esempio così capite di che errore sto parlando. Per esempio, prendiamo la frase: le tue camicie sono molte belle. Oppure le tue cravatte sono molte belle. Oppure le tue lezioni sono molte lunghe. Oppure pensiamo a una frase come: i miei libri sono molti vecchi. Oppure i miei amici sono molti simpatici. Qual è il problema di queste frasi? Il problema è che la parola molto non viene usata in modo corretto, viene usata in modo sbagliato. Il fatto è che la parola molto in realtà sono tre parole diverse che vengono usate in modo diverso. Ma partiamo dal caso più semplice, cioè dalla parola molti, quindi esclusivamente il plurale. Molti può essere usato al posto di molte persone, quindi col significato di tante persone, un gruppo numeroso di persone. Per esempio, se io dico molti pensano che studiare la grammatica sia inutile, molti pensano che studiare la grammatica sia dannoso. Ecco, in questo caso la parola molti significa molte persone, un gran numero di persone, tante persone, quindi non soltanto una persona, ma più persone. Di solito molti vuol dire non un gruppo piccolo, ma un gruppo grande di persone. Diciamo che di solito si usa il maschile in generale, volendo si potrebbe usare anche il femminile in determinati casi. Se stiamo parlando di un gruppo di donne possiamo dire molte pensano che, però di solito diciamo che si usa il maschile, molti pensano che. In italiano si usa il maschile in questi casi, quindi il plurale maschile diciamo è percepito come neutro. Chiaramente se io mi sto rivolgendo a un gruppo di donne posso dire molte di voi hanno detto che, se no altrimenti sarebbe piuttosto strano dire molte pensano che la grammatica sia dannosa. Vabbè, comunque questo era il caso più semplice che di solito non crea problemi, quindi molti uguale tante persone. Ma passiamo ai due casi che creano confusione. Allora, il fatto è che molto può essere usato come avverbio per accrescere un determinato aggettivo, oppure può essere usato come aggettivo e quindi avrà quattro forme, cioè molto, molta, molti, molte, per indicare una grande quantità. Quindi in un caso molto come avverbio accresce una qualità, nell'altro caso come aggettivo molto si riferisce alla quantità. La cosa importante da ricordare è questa, che se io uso molto in riferimento alla qualità per accrescere una qualità, molto è un avverbio, quindi è invariabile, ha soltanto una forma che è molto. Se io ho un aggettivo al femminile, per esempio bella, è una frase come questa camicia è bella, voglio usare molto per accrescere l'aggettivo bella, la frase diventerà questa camicia è molto bella. Però, come vedete, anche se c'era un sostantivo femminile, la parola molto è rimasta invariata. Molto, usato come avverbio, è sempre molto. Quindi, per ricollegarci agli esempi sbagliati che avevo fatto all'inizio, io avevo detto la frase queste camicie sono molte belle. Dovrebbe essere queste camicie sono molto belle. Allo stesso modo, se prendiamo la frase queste cravatte sono molte belle,
Questa frase chiaramente è sbagliata perché non dobbiamo usare molte ma molto, quindi la frase sarà: queste cravatte sono molto belle. Poi avevo fatto l'esempio con i libri, se non ricordo male, che era: questi libri sono molti belli. La frase corretta sarebbe: questi libri sono molto belli. Quindi vedete, in questo caso ho un aggettivo maschile plurale, molto rimane comunque invariato e dico molto. Le varie forme di molto, quindi molta, molte, molti, vengono usate soltanto quando molto viene usato come aggettivo in riferimento a una quantità. Quindi è questa la differenza fondamentale, che se noi parliamo della qualità e usiamo questa parola come accrescitivo, molto è un avverbio invariabile. Se invece noi parliamo di una quantità e usiamo questa parola come aggettivo, molto dovrà concordare col sostantivo a cui si riferisce. Quindi, per esempio, io potrei dire una frase come: ho molte camicie. In questo caso la parola molte è un aggettivo e si riferisce a una quantità, non si riferisce a una qualità. Cosa vuol dire ho molte camicie? Ho tante camicie, cioè ho un gran numero di camicie. Allo stesso modo io potrei dire ho molte cravatte. Come vedete, sostantivo femminile plurale, mi serve un aggettivo femminile plurale, quindi cravatte, molte. Cosa significa molte cravatte? Possiedo tante cravatte, cioè possiedo un gran numero di cravatte. Se io ho un sostantivo maschile plurale, come può essere libri, la mia frase sarà: ho molti libri. In questo caso ho libri molti. Se però io ho un sostantivo femminile, come può essere pasta, dovrò dire, per esempio, ho mangiato molta pasta. Oppure se ho un sostantivo femminile come fame, sicuramente conoscete la frase ho fame, no? In questo caso possiamo dire ho molta fame. In questo caso molta fame, perché dico così? Perché il sostantivo è femminile. Allo stesso modo ho molta sete, perché? Perché sete è femminile. Se ho un sostantivo maschile singolare, come può essere tempo, dovrò dire ho aspettato molto tempo, oppure ho molto sonno, ma in questo caso non c'è nessun problema perché comunque la forma del maschile singolare coincide con quella dell'avverbio, quindi in questo caso non c'è nessun problema. Qua in alto magari vi metto il link della playlist che ho fatto in cui ho inserito gli errori più comuni in italiano. In questa playlist ho raccolto, diciamo, gli errori che vengono fatti più spesso dagli stranieri che studiano l'italiano. Mi raccomando, datele un'occhiata.